capiremo il layout con anche un asfalto molto bagnato, quindi siamo fiduciosi. L'ultima gara l'ho saltata, ma adesso siamo 100% pronti e prendiamo quello che è nostro. Però questa pioggia qua un po' mi preoccupa perché è la mia prima volta sull'acqua. Non riesco a carburare ancora, quindi mi trovo un po' in difficoltà. È una situazione che gasa perché entrano altri valori che con l'asciutto non vedi. Sono già contento se rimango in pista. Direzione gara che fa indicazione di guardare il semaforo. Scatta in questo momento. Mentre occhi qua nei confronti di Fantini per la quarta posizione. Va più largo. Fantini passa anche Sollazzo. E là, eccoci qua con un nuovo appuntamento della DDG Kart Series. Ci troviamo qui nel quarto appuntamento della stagione e questo è il Gran Premio di Toscana, come vedete dal titolo, nel circuito di Siena. Prima di iniziare a parlare, come al solito, vado a portarvi verso gli altri social, oltre a questo, che sono Instagram e TikTok, dove vengono pubblicate le grafiche con le classifiche, vari aggiornamenti, ricordando sempre che le notizie arrivano prima là e poi qua su YouTube, visto che appunto c'è il discorso del montaggio video da fare, eccetera eccetera. Quindi se avete Instagram, se avete TikTok e il progetto vi piace, vi consiglio di seguirci direttamente anche là. Prima di iniziare ci tengo a fare un piccolo ma importante chiarimento riguardante una situazione avvenuta durante Ottobiano. Io avevo fatto il video a parte dove appunto avevo trattato il discorso del mio ritiro e sebbene la maggior parte ha capito la situazione, c'è in mezzo chi non ha capito nulla, ossia chi pensava che io avrei corso Ottobiano e poi basta. Come ho detto in quel video, ci tengo a spiegarlo un po' meglio adesso, io avevo deciso di ritirarmi dopo il Gran Premio di Bolzano, il secondo appuntamento, il Gran Premio del Tirolo, dedicandomi solo alla parte gestionale e amministrativa del campionato, lasciando il mio posto a Mario Sollazzo. Tuttavia, il Gran Premio di Lombardia ha insegnato una cosa, che in mezzo a tantissime persone che in questo progetto ci dedicano tempo ed energie, c'è chi non mi dà la totale certezza. A Ottobiano abbiamo avuto 8 assenti e in mezzo a 8 assenti io non potevo star fuori perché appunto quando prometti a una pista 20 persone e ti presenti in 12 ci fai una brutta figura, quindi sopperiamo in parte la mancanza andando a correre. E il problema cos'è stato? Che dopo Ottobiano io ho realizzato che non ho abbastanza certezze per dire adesso sto fuori e tutto, cosa che infatti qui a Siena è andata confermata. Il posto di Mario comunque lo ha, lui è stato confermato titolare, ma qui ci arriviamo dopo. Io ho detto che l'anno prossimo ci saranno 3 gare, ma non significa che io farò 3 gare. Significa che se esisterà una DDG 2027, quella non avrà più di 3 gare in calendario, perché la parte gestionale quest'anno mi ha dimostrato che fisicamente non è fattibile gestire 6 gare per come è strutturato il tutto fino a questo momento. Con questa qualità, con tutti questi contenuti e tutto, non è fattibile fare un campionato con 6 gare e nemmeno con 5, al limite con 4, ma io non ho voglia di gestire un altro campionato al limite, voglio partire da 3. Se poi l'anno prossimo vedo, nel caso ci saranno le condizioni, perché comunque non lo do per scontato, nel caso ci saranno le condizioni di correre al DDG 2027, e le condizioni significa avere le persone con 3 gare e vedo che ho tanto margine, lì si potrà pensare a ripristinare una gara in più. Ma fino a quel momento, io come ho detto in quel video, una nuova stagione più di 3 gare non le avrà, se ci sarà. Come ho detto nello scorso video, Polina non ci sarà più nei video della DG semplicemente perché hanno chiuso Sora, io non ce l'ho più, ho avuto Gemini per un periodo, ossia la prova gratuita, e sinceramente in un progetto di questo tipo
spendere 25 euro mensili per Gemini è completamente folle, visto e considerato che il bottino, a parte il bilancio della DDG, è tale che quel poco di positivo che c'è va a puttane se si frantuma una telecamera. E con questo non dico le telecamere personali dei piloti, intendo quelle che vengono date in giro. Se una si rompe, basta. Il positivo di quest'anno non c'è più, perché è talmente minimo che appunto basta un niente, e quel poco che è giusto tenerlo per questo tipo di situazione. Preferisco avere la possibilità di una telecamera in più piuttosto che Polina per un altro mese. Quindi sarò io di nuovo, come all'inizio dell'anno scorso, a raccontare il tutto. Arriviamo qui con delle novità particolari nella formazione, perché ci sono anche, purtroppo anche in questa gara, molti assenti. Ne abbiamo in totale 6, che sono i 2 Randella, Baratella e Randoli, che non solo sono assenti da sta gara, ma si sono completamente ritirati, hanno lasciato il tutto. Non commento questa situazione, l'ho già trattata con loro due. Manca anche Samuele Canella, il quale è completamente disperso dopo la gara di Pomposa, non si sa più che fine abbia fatto quel ragazzo, io proprio non ne ho la più pallida idea. Lo stesso ragionamento vale per Elia Tomasetto, che da Ottobiano in poi non si sa più che fine abbia fatto, proprio scomparso, è ospite di Chi l'ha visto, non si sa più dov'è. Anche Arturo Fantini assente per un impegno personale, e in più in disposizione fisica, problemi di salute, anche Mario Sollazzo nel fine settimana che lo vedeva promosso come pilota titolare non c'è. E tra l'altro c'è un discorso per Mario, infatti dopo le varie penalità prese soprattutto a Ottobiano, contiamo anche una che ha preso al Gran Premio del Tirolo, Mario doveva scontare una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio di Toscana, sulla griglia di gara 1. Essendo mancato al Gran Premio di Toscana, questa penalità però non è che svanisce nel nulla, la deve scontare, e la sconterà, se ci sarà, al Gran Premio dell'Emilia, che è il quinto appuntamento. Siamo rimasti con le mani in mano con questi assenti? Ovviamente no, sono saltati fuori anche in questo caso dei sostituti, e i sostituti in questo caso sono stati 4, arrivando a coprire in totale 18 posti, avere una griglia da 18 che comunque, considerando tutto, è un risultato diciamo dignitoso. Il primo è un ritorno ed è il rientro, addirittura come pilota titolare, di Davide Basaglia, che sostituisce uno dei 2 Randella, e io ho ufficializzato lui come sostituto di Ivan Baratella. Lui appunto promosso titolare potrà correre sia la quarta che la quinta che l'ultima gara. Il secondo sostituto è arrivato tramite Matteo Aurucci, ossia Edoardo Montori. Lui correrà al fianco di Marco De Togni nella Dual Apex Racing, e chiariamo, per me è il pilota più sconosciuto che ci possa essere, perché io non ho la più pallida idea di quanto possa andare questo ragazzo. Proprio è tipo quel pilota, per capirci, tipo tu vai a correre e vedi uno con la tuta tutta bianca tipo De Stig e dici chi cazzo è questo? Non è che io non lo conosca minimamente, ma legato ad un circuito non ho la più pallida idea di dove io me lo possa trovare in griglia. Terzo sostituto è arrivato tramite Lorenzo Morini, ossia Francesco De Petra, che sostituirà Arturo Fantini, e l'ultimo sostituto è arrivato tramite la pagina Instagram della DDG, ossia Alexander Wiener. Se l'ho detto male, chiedo scusa, purtroppo il tedesco non è minimamente la mia lingua e che cazzo vi devo dire. Lui ha risposto all'appello fatto sulla pagina Instagram della DDG, e lì viene il discorso, seguiteci anche lì, perché se ci fosse da parte vostra l'interesse a correre, possono capitare situazioni di questo tipo. Detto ciò, abbiamo completato il tutto, abbiamo completato il quadro, e la cosa che manca è lasciarvi alle interviste della F. Prego, facci raccontare le sensazioni dei nostri piloti alla vigilia del Gran Premio. Siamo qui con Boston Bravo, soprannome ovviamente. Soprannome lui, gara scorsa non c'era, vogliamo dirlo, l'ultima è stata, stavo dicendo a Boston, l'ultima è stata a Bolzano, queste le metti tutte, l'ultima è stata a Bolzano ed è stata
una gara dove ci siamo ritirati, no? Ecco, speriamo di far meglio oggi. Cosa ti senti per oggi? Ho buone sensazioni, la squadra ha fatto un bel lavoro nella pausa, abbiamo portato aggiornamenti da provare, quindi Hai rifatto il motore? speriamo, ci crediamo. Ecco, allora ritroveremo Nicolò dopo per sapere com'è andata. Allora, bella zio, che già mi trasmetti proprio qua con la scritta Enjoy in fronte. Enjoy di brutto. A Siena, non è la prima volta che corri, No, non è la prima volta non abbiamo che bei corro. ricordi, Un po' tragici. travagliati. C'è stata una bella spadata, ma per fortuna non c'era lui, quindi è andata bene stavolta. Parliamo di Bigno, ciao Bigno, Ciao. questo giro non l'hai buttato fuori Grazie a Dio. e quindi dai, hai ottime... Questa volta ho dei ben sentimenti. Prevedo una bella gara perché il circuito appunto lo conosco, non dovrebbe piovere come l'altra gara che è andata anche quella un po' male, Ecco, è però andata un po'... speriamo di spingere un po' di più con Dallas, Dai. faremo il nostro meglio, ci proviamo. Nella scorsa gara mi hanno riferito che sei arrivato nono, quindi il Esatto. punteggio in classifica è la posizione migliore fino ad ora. Esatto. No, la scorsa gara è stata molto bella, appunto mi sono divertito, sono venuto qua con grandi aspettative per l'appunto per la scorsa gara, motivato e caricato. Certo, giustamente. E devo dire, non è andata male. E quindi magari cosa ti aspetti da Siena? Allora, da Siena cosa mi aspetto? Mi aspetto una bella gara, non ho studiato la pista nuova, quindi è tutto da vedere, da capire, però dai, ho buone aspettative. Lo vedo carico, anche positivo, penso sei dai. uno dei pochi... Dalla scorsa, secondo me la scorsa mi ha abbastanza motivato, quindi infatti vengo già, qua lo con vedo grandi super aspettative. carico. Allora ci vediamo dopo, così poi ci racconterai Vai, a super dopo. carico com'è andata. A dopo. Siamo qui con Dalla Libera rispetto, a parte l'apertura della lattina, rispetto alla volta scorsa che sei arrivato, che adesso non ci ricordiamo all'incirca, ma non tra le prime 3 posizioni. Sicuramente Cosa no. ti aspetti da questa gara? Mi aspetto di eguagliare le posizioni che avevo fatto nella gara antecedente. Bene, quindi noi glielo auguriamo. Basta. Siamo qui con Lorenzo, la scorsa gara siamo andati benino. Discretamente. Cosa ti aspetti da Siena? Allora, a Siena in teoria arrivo con un po' di carica perché comunque a memoria l'anno scorso ho fatto una bellissima qualifica, sono partito terzo. Poi dopo in gara, come solito, ho fatto un po' peggio, però comunque sono finito a punti, ho fatto un bel po' di punti sia in gara 1 che in gara 2, quindi dai, mi aspetto qualcosa di positivo oggi. Dai, quindi ci vediamo dopo con Lorenzo, che scopriremo se è arrivato nella zona punti o meno. Noi ci proviamo, il gas lo diamo, il gas lo teniamo giù. Come sempre bisogna. Come sempre. Gianlu, prima che venga a piovere, che secondo me qua ci bagneremo tutti quanti. Scorsa volta, nella scorsa gara, com'è andata? Un po' di testacoda buttati per la pioggia. Ecco, ricordiamo una che pioveva. collisione importante, però faceva parte della pioggia, della gara, dell'atmosfera, di tutto. E quindi lì ci può stare. Sì. Siena la conosci? Siena sì, la conosco, ci abbiamo già fatto 2 anni, sperando anche qui che non venga a piovere, però sono ottimista, dai. Beh, sì, ti vedo abbastanza carico, Sì. quindi io mi auguro che ti possa andare solo che bene. Incrociamo le dita. Incrociamo le speriamo. dita, vedremo Gianlu tra pochissimo. Siamo qui con Rami, che non gli vorrei ricordare volta scorsa com'è andata, però per causa pioggia non siamo andati benissimo. Raccontami un po' perché. La pioggia è il mio nemico, non riesco, poi una volta che perdi la posizione lì fai fatica a recuperarla. Certo. Se ovviamente non hai quella esperienza a gareggiare con la pioggia. È andata male come è sempre andata male con la pioggia. Così. Oggi invece... Oggi cosa ti aspetti? Il meteo non mette pioggia? Allora, ovviamente devo recuperare per forza, perché non sono contento dopo l'ultima gara. Certo. Vorrei fare qualsiasi cosa per recuperare dei punti. Speriamo bene. Siamo qui con il buon Tondelli, Pietro, che scorsa gara non è andata benissimo. Se ci vuoi raccontare un po'... Sì, allora, diciamo che in generale tutta la stagione è un po'
travagliata è stata. L'ultima gara, penalità in gara 1, giusta assolutamente, 14esimo, sono finito. Poi in gara 2 non ho capito. Dai, rifacciamola, va. Porco due, ragazzi. Minchia, Nico, figa. Comincio da zero. Basta. Diciamo che è una stagione un po' travagliata dall'inizio, faccio fatica un po' in tutte le gare, però sì, l'ultima è stata proprio quella peggiore forse, insieme a Bolzano, perché ho fatto gara 1 14esimo, che ho preso purtroppo penalità, ma poi in realtà sarei comunque arrivato 12esimo. E gara 2 non ho capito, è successo qualcosa al kart, si è spento, non ripartiva. Ti sei trovato un po' in difficoltà. Esatto, e sono arrivato ultimo. Però dai. Speri di ripartire magari in questa gara, che possa andare meglio. Esatto, esatto. Comunque dai, abbastanza alte aspettative, diciamo, di non fare peggio dell'ultima gara. Esatto. Siamo qui con Davide, che la volta scorsa, nello scorso circuito, è arrivato secondo. Pomposo, sì. Esatto, che sarebbe stato comunque, era una delle riserve e da questa gara uno dei titolarissimi. Vuoi raccontarci un po' come ti senti in questa nuova squadra? Ma al momento non ho compagni di squadra, quindi sono titolare solista, però in solitario, spero di poter riparare al team e far bene qua. Quindi magari fai anche tutto da solo, riesci ad aiutarti da solo, è un autodidatta. Il problema è che non ho mai corso a Siena, quindi non ho molte aspettative onestamente, mi accontenterei di una quinta posizione, dai. Allora Franz, volta scorsa, nel scorso circuito, allora, gara 1 non è andata malissimo, diciamo. Sì. Gara 2 invece ci sono stati dei problemi. Uno schifo totale, non andava al kart. Bestemmia a parte. Sì, troppe. E non andava al kart, non andava al motore, quindi penultimo. Penultimo posto. Siena la conosci, quindi magari tanto speriamo che non ci siano problemi, guasti al motore. Si spera, esatto. Spero stavolta di avere un po' di fortuna con il kart e di andare. Che siano delle buone gare. Siamo qua con Domi, non vogliamo magari spiegare una nota dolente di gara scorsa, cioè della gara dell'altra volta ad Ottobiano. Infatti non lo ricorderemo, non è andata benissimo, no, esatto. Però speriamo che oggi invece possa andare bene. Sì, dai, oggi siamo su una pista dove sono sempre andato abbastanza bene, quindi mi sento fiducioso e c'è la voglia di riscattare l'ultimo weekend di gara che non è stato proprio positivo. Allora, Lore, volta scorsa com'è andata? No, volta scorsa bene. Ecco, è andata abbastanza... No, bene, dai. No, è andata bene, nel senso, nonostante la pioggia, mi sono piazzato comunque abbastanza bene, da quello che mi ricordo, ecco. Ecco, dai suoi vaghi ricordi comunque non è andata malissimo. Doveva venire la sua consorte, che però non è venuta perché mancavo io in quella gara. Ciao Giulia, un bacione. Ma poi aspetta perché la cito anche dopo. Certo. Che cosa ti aspetti invece da Siena? In cui ci doveva essere comunque anche la mia compagna di telecronaca, che prima dice una cosa, poi ne dice un'altra, te ne ha detto un'altra ancora. Mi devi un aperitivo? Io mi avvalgo della facoltà di non dire nulla, di non rispondere. Deve un aperitivo a me, te? Deciso io? A me sicuramente, però anche più su questo non ci piove, basta, non dirò altro. E niente, per oggi spero che andrà bene, sono contento che non c'è la pioggia, sinceramente. E che non c'è la Giulia. E che non c'è la Giulia, sono molto contento di questo. Di stronzi. E niente, sono abbastanza fiducioso, spero più che altro che i kart siano tutti a pari livello, diciamo. C'è un nero assurdo. Ah, quel nero! Okay, il nero oltre le colline toscane. Ho capito un'altra cosa. Quindi, scorsa gara. Allora, raccontami, visto che poi io mancavo. Aggiornami. La scorsa gara in cui sei mancata, in cui mi hanno dovuto ingaggiare come pilota e come intervistatore. Grazie. Doppio lavoro, prego. Devo dire che è stata una gara positiva, perché P2 mi ero trovato anche vicino ad Aurux, senza un pensierino del tutto. Il cameraman del momento. Ma avvicinandomi quel tanto che bastava, sperando in un casino nel doppiaggio che non è avvenuto, che anzi è venuto con me più che altro. Però va bene, cioè diciamo che non avrei neanche dovuto correrla quella gara. Esatto, infatti mi ricordo che
in teoria aveva dato le sue dimissioni, invece poi si è ritrovato intrigato. La federazione mi nella ha costretto corsa. a correre. La scuderia anche, Sì. con 2 calci nel culo. E quindi- per quanto riguarda Siena, ti dirò, è una cosa aspettarsi da Siena, che ormai è una pista che conosci, allora, quasi di casa? non ho reali aspettative perché, allora, la pista mi piace, ma è sempre stata territorio di sconfitte per me. Il primo anno me la sono giocata con Ftuni per il podio, perdendo. L'anno scorso mi sono giocato il 6º posto con Arturo, perdendo. Quindi, cioè, se si va su questi numeri, quest'anno dovrebbe andare ancora peggio. Dove stai guardando non si sa. No, mi sto mettendo gli occhiali da sole perché così non sapete dove sto guardando. Siamo qui con Matteo Rucci, se ci vuoi raccontare un po' scorsa gara, com'è andata, aggiornarci un po'. Beh, la scorsa gara è andata molto bene sul bagnato, ho fatto la pole, ho vinto le 2 gare, quindi è andata Qui è bene. andata bene Sì. nonostante piovesse. Sì. Come ti sei sentito? Tipo a tuo agio con il kart oppure avevi qualche difficoltà per via della pioggia? Ma in realtà non ho spinto troppissimo, non ho rischiato troppo, vedevo che Pato si avvicinava a volte e Sgasavi ancora di più. allora spingevo un po' di più, poi quando ho visto che aveva sbagliato in determinate situazioni ho un po' mollato. Comunque, ho gestito comunque, sì. Ecco, hai Sì, gestito sì. infatti la situazione, tanto che è arrivato primo e primo, sperando che si possa riconfermare anche oggi. Comunque tu il circuito di Siena lo conosci, Sì, ci sono stato l'anno scorso. come prima volta, vero? Sì, Che prima sarebbe volta la tua l'anno seconda scorso, volta. seconda volta qua, sì. Quindi dai, speriamo che ti possa andare solo che bene. Vediamo, oggi c'è caldo, quindi vediamo. Non piove Entra. come la scorsa Ottoviano. volta, esatto. Allora, veniamo a noi, ci sono 4 interviste che mancano, che sono quelle di Wiener, De Petra, Morini e Montori, e la ragione è una. Le interviste sono state fatte tutte di corsa perché la macchina dove ero io, c'erano anche Nico Beneventi e la F, siamo arrivati lunghissimi come tempi, il navigatore di Google è andato completamente fuori di testa nelle montagne di Siena, tanto che a una certa ci diceva siete arrivati a destinazione, a sinistra avevamo un quartiere, cioè tipo una chiesa e 3-4 case, e quando gli abbiamo riaperto il navigatore abbiamo scoperto che eravamo ancora a 25 minuti dal circuito, quindi abbiamo dovuto fare tutto di corsa e non avevamo tempo per intervistarne alcuni, e appunto loro non avevano troppa spinta a essere intervistati, Morini a parte, e quindi vabbè, senza star troppo a insistere abbiamo fatto così. Morini comunque ci ha tenuto a lasciare un comunicato stampa che adesso non mi ricordo se contiene la parte iniziale o la parte finale della gara, comunque se non contiene anticipazioni ve lo lascio, se invece non lo vedete apparire semplicemente è perché contiene anticipazioni su come è andata la gara. Detto ciò, arriviamo a spiegare il formato di gara. Correremo con i kart 390 nuovi appena portati a Siena e il tempo sarà 15 minuti di qualifica più 2 gare da 10 giri. Il kart verrà sostituito tramite sorteggio da una sessione all'altra e prima volta da Pomposa in poi, perché sia a Bolzano che a Ottobiano dovevamo correre con lo stesso lungo tutta la domenica di gara. Sto cazzo di fanale qua mi dà un fastidio. No, ed è anche la prima domenica di gara, sempre da Pomposa in poi, in cui abbiamo una pausa tra una sessione e l'altra. C'è un discorso che ha creato un po' di problemi. Una nuvola carica di pioggia. No, raga, acqua! Acqua in arrivo, senti qua! Acqua! Acqua! Non basta che rimanga! No, raga, mi prego! Oggi no, Dio santo! A me basta che rimanga acqua! È sempre così! Sempre così, sempre la pioggia ci becchiamo! Oh raga, quest'anno è destino pioggia, basta! Madonna! Non abbiamo fatto una gara con sole! Mica ce l'abbiamo per bene! Ma lascia il cambio, Dio santo! Oh, vi prego, andate più avanti, almeno non ci laviamo, Dio santo! E mi dirai, perché è un problema? Beh, perché qui non deve piovere. E non è per una questione personale, perché chi ha visto Ottobiano sa bene che
proprio personalmente parlando, per me correre con la pioggia può essere un vantaggio. Il problema è che a Siena, se piove, proprio appena oltre le 2 gocce iniziano a creare problemi, a non far correre la gara, e questo quindi significa che non deve piovere, o meglio, se piove non si deve bagnare troppo l'asfalto, e quindi noi entriamo in qualifica con la speranza che la pioggia non aumenti, perché finché è così va bene. La situazione attuale, appunto, prima di scendere in pista, è che sono letteralmente 2 gocce che non stanno neanche bagnando l'asfalto. Quindi come andrà? Riusciremo a farla tutta la qualifica? E che risultati porterà questo particolare cambiamento? Prego, godetevi un po' di spettacolo all'interno del circuito di Siena.